La Cina vanta da millenni di una tradizione culturale e spirituale dalla ricchezza inestimabile, tanto da aver influenzato gran parte degli stati asiatici e nell'arco della storia recente del mondo intero. Bentornati su Mandorlais, io sono Stefania. Le tre religioni o filosofie che hanno plasmato la Cina nel corso dei secoli sono il Taoismo, il Buddismo e il Confucianesimo. Nel senso canonico del termine, di come siamo abituati a rapportarci al concetto di Dio e di fede in Occidente, solo Taoismo e Buddismo possono considerarsi religioni, mentre il Confucianesimo è decisamente più una filosofia di vita. In ogni caso, tutte e tre queste correnti non si sono limitate a influenzare solo i rispettivi ambiti, ma interscambiandosi e mescolandosi hanno agito a rotazione o in contemporanea su tutti gli aspetti della società cinese. Ma attenzione, non sempre sono stati in armonia tra di loro, tutt'altro. Andiamo a scoprire nel dettaglio. Taoismo. Il Taoismo o Daoismo, in cinese Tao Jiao, è una religione di cui si attesta la nascita tra il 500 e il 400 a.C., ma potrebbe essere molto più antica. Il suo leggendario fondatore è Lao Tzu, uno studioso che lasciò volontariamente il ruolo di archivista della corte imperiale per vivere una vita da eremita. Il suo lascito alla società fu uno dei testi più famosi della letteratura cinese, il Tao De Jing, libro della via e della virtù. Il taoismo ha dei connotati unici che lo distinguono dalla maggior parte delle altre religioni. Nel taoismo non esiste il concetto di Dio, come non esiste il paradiso o l'inferno. Il taoismo si concentra sul concetto di Tao, traducibile con la via, il percorso, il tutto che comprende cielo, terra e 10.000 esseri che vivono nel mezzo, ossia l'intero creato. Lo scopo di chi segue questa religione o filosofia è quello di ritornare al Tao o di essere in armonia con esso. Il taoismo celebra infatti l'ordine naturale delle cose e predica dunque una vita semplice, umile e priva di giudizio, in armonia con le leggi dell'universo e non quelle create dall'uomo. Per questo motivo, come vedremo più avanti, questo lo pone in contrasto con il Confucianesimo. Il taoista non segue i propri desideri, abbraccia la vita così come viene, seguendo il flusso naturale delle cose. Da qui nasce il concetto di Wu Wei, la non azione, ben diverso dal non far niente. Riassumibile con l'azione dell'acqua che semplicemente scorrendo, col tempo erode perfino la roccia. Il contributo maggiore del taoismo alla società cinese è sicuramente quello della scienza e della medicina. Esperti studiosi e osservatori del cosmo, abituati a vivere in isolamento e in armonia con la natura, tramite la conoscenza del corpo e il sapiente uso delle erbe, i taoisti hanno creato la medicina tradizionale cinese. Il concetto stesso di Qi, soffio vitale, nasce dai loro insegnamenti. Il taoismo, in generale, promuoveva la salute e la longevità. Molti monaci taoisti, infatti, sono noti in molti racconti popolari per aver raggiunto l'immortalità. Buddismo. Il buddismo è un'altra religione priva del concetto di Dio o di un creatore, che vede in Buddha la propria figura principale. Buddha, o Siddhartha Gautama, era un principe indiano vissuto tra il 563 e il 483 a.C. Sebbene avesse una vita agiata, scosso dalla sofferenza della gente, Siddhartha decise che avrebbe trovato un modo per alleviare il dolore e liberare le persone dal samsara, il ciclo della reincarnazione, della sofferenza e della morte. Lasciò quindi la corte e iniziò a vivere un'esistenza di rigida disciplina spirituale, che infine lo condusse all'illuminazione. Cominciò quindi ad accogliere discepoli e a guidarli tramite la pratica spirituale meditativa, per raggiungere questo stato superiore dell'esistenza. I concetti chiave del buddismo sono la reincarnazione, veicolata dal karma, dalle azioni buone o malvagie compiute in vita e che garantiscono la rinascita in un nuovo corpo umano, in un animale o persino in un insetto. Il rifiuto del desiderio, vera causa del dolore, e quindi l'impermanenza della vita materiale e l'attaccamento ad ogni bene e oggetto. La vita materiale muta costantemente, ma nulla è casuale, e lo fa secondo le leggi dell'universo.
La nostra vita è modellata dalla nostra mente. Diventiamo ciò che pensiamo. E in questo modo, trovando l'armonia dentro di noi, possiamo raggiungere lo stato di gioia perenne, chiamato nirvana, e quindi l'immortalità dell'anima. Predicando concetti molto simili, non sorprende che buddismo e taoismo si siano spesso sovrapposte e abbiano tratto insegnamenti, pratiche e valori l'uno dall'altra. Quando nei primi secoli d.C., durante la dinastia Han, il buddismo prese largamente piede in Cina, i monaci traducevano i sutra indiani in cinese, utilizzando i già esistenti termini e racconti taoisti, e si diceva persino che Lao Tzu si fosse reincarnato in India come Buddha. Dunque, molti imperatori cinesi venerarono l'una e l'altra figura sacra come lo stesso individuo. Confucianesimo. Filosofia o insieme di precetti e usanze da seguire o incorporare nella vita di tutti i giorni. Dei tre argomenti di oggi, il confucianesimo è sicuramente quello che più ha influenzato la società cinese fino ai giorni nostri. Il suo fondatore è Kongzi, poi chiamato Confucio dai missionari cristiani, un filosofo e politico che visse tra il 551 e il 479 a.C., coetaneo di Lao Tzu, fondatore del Taoismo. All'epoca i suoi insegnamenti erano conosciuti come Ziao, insegnamento del Ru, ossia dei colti degli eruditi. Oggi il termine ruismo sta tornando di nuovo in uso. Il periodo storico in cui visse Confucio coincide con la caduta della dinastia Zhou, un'epoca di grandi mutamenti e instabilità, in cui lotte interne per il potere vedevano i vari signori della guerra comandare il popolo col pugno di ferro e spesso venire assassinati di conseguenza. Confucio viaggiava di corte in corte come consigliere politico per promuovere un buon governo e suggerire linee guida per la vita sociale su tutti i livelli. Si prefiggeva di trasmettere precetti antichi rinvenuti sui libri di storia, sottolineando sempre di non aver inventato nulla, ma di essere un semplice tramite. Gli insegnamenti concepiscono la società come una struttura piramidale patriarcale, con il re in cima come il padre della famiglia, paragonando quindi la vita pubblica a quella familiare. Gerarchia, rispetto per i genitori, venerazione degli antenati, instaurazione di standard educativi, lealtà, rispetto e adempimento dei propri doveri nella reciproca dipendenza. Trattando gli altri come si vorrebbe essere trattati, questo avrebbe garantito una vita migliore per tutti e uno Stato dalle solide basi. Avendo come priorità quello di ristabilire l'ordine in stati di guerra, è naturale che le linee guida del confucianesimo fossero di natura più politico-sociali che religiosa. Non mancano indicazioni sul seguire i rituali religiosi e venerare il Tian, il cielo, concepito come il tutto, ma più come concetto di armonia ed ordine in questo mondo che qualcosa di immateriale collegato all'aldilà. Suggerendo alle persone di ricoprire con obbedienza filiale il proprio ruolo nella società, col tempo il confucianesimo divenne lo strumento che lo Stato adottò per mantenere il controllo sulla popolazione. Sono tuttora fortemente radicati nella cultura cinese e in molti paesi del sud-est asiatico. Questa serie di dettami più o meno rigidi che vincolavano e controllavano l'uomo tramite leggi statali naturalmente entrava in netto contrasto con il taoismo e forse non altrettanto duramente con il buddismo. Nonostante ciò, seppur non senza persecuzioni, profanazioni, distruzioni di templi, di cui gli ultimi molto recenti risalenti alla rivoluzione culturale degli anni 60, queste tre dottrine hanno continuato a coesistere nel tempo, su binari paralleli e spesso intrecciati, rendendo la cultura tradizionale cinese il patrimonio inestimabile di cui possiamo godere al giorno d'oggi. Spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta e che vi abbia chiarito qualche dubbio. Anche per oggi Mandorlais termina qua e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!